Benvenuti alla nona puntata di TG Spazio. Apriamo il notiziario di questa settimana con una situazione di grave emergenza che sta tenendo col fiato sospeso l'Agenzia Spaziale Europea e l'intera comunità scientifica. La missione europea Proba 3, lanciata con successo nel dicembre del 2024, rischia purtroppo una fine prematura. L'obiettivo di questa pionieristica operazione è tanto affascinante quanto tecnicamente complessa. Far volare due satelliti distinti, il Coronagraph e l'Occulter, in una formazione perfetta a 150 metri di distanza l'uno dall'altro, mantenendo un allineamento con una precisione millimetrica. Questa delicata danza spaziale serve a creare eclissi solari artificiali prolungate, bloccando il disco solare per permettere lo studio della corona, la parte più esterna e misteriosa dell'atmosfera del nostro Sole, cruciale per comprendere fenomeni come il vento solare. Tuttavia, durante il fine settimana tra il 14 e il 15 febbraio, qualcosa è andato storto. Un'anomalia improvvisa a bordo del satellite Coronagraph ha innescato una reazione a catena che ha portato a una progressiva perdita di assetto, impedendo al tempo stesso l'ingresso nella modalità provvisoria che solitamente subentra per proteggere i veicoli in queste circostanze. Avendo perso il corretto orientamento nello spazio, i pannelli solari del Coronagraph hanno smesso di puntare verso la nostra stella. Senza l'energia vitale in ingresso, le batterie di bordo si sono scaricate rapidamente, costringendo il veicolo a entrare in una drastica modalità di sopravvivenza. Attualmente solo l'elettronica essenziale è attiva e la trasmissione di dati verso la Terra è completamente ininterrotta. Il satellite è di fatto silente e al buio. Fortunatamente il secondo satellite, l'Occulter, è in perfetta salute e risulta pienamente operativo. Ora i tecnici e gli operatori dell'ESA stanno lavorando senza sosta in una vera e propria corsa contro il tempo per tentare di stabilire i contatti. Tra le opzioni sul tavolo, l'agenzia sta studiando la fattibilità di una manovra senza precedenti, avvicinare in modo sicuro l'Occulter al Coronagraph utilizzando come una sorta di drone ispettivo spaziale per osservare visivamente l'orientamento del compagno e raccogliere indizi vitali per le manovre di recupero. Se il Coronagraph non dovesse essere riattivato, la missione Proba 3 verrebbe di fatto compromessa, segnando una dura battuta d'arresto per l'osservazione solare europea. Passiamo ora al futuro della presenza umana in orbita bassa terrestre. La startup californiana VAST ha appena annunciato un massiccio round di finanziamenti da ben $500 milioni per accelerare lo sviluppo delle sue stazioni spaziali private della serie Haven. Questo importante aumento di capitale, suddiviso in $300 milioni di capitale azionario e 200 milioni a titolo di debito, servirà a espandere le strutture dell'azienda, ampliare il team di ingegneri e spingere la progettazione della stazione Haven 2. L'obiettivo di VAST è tanto chiaro quanto ambizioso, proporsi come uno dei principali successori della Stazione Spaziale Internazionale, il cui pensionamento, come sappiamo, è previsto per la fine del 2030. Come sottolineato dal CEO Max Out, l'economia in orbita bassa si trova a un punto di svolta. Le stazioni Haven sono progettate per offrire un accesso sicuro ed economico alla ricerca in microgravità e alla produzione dello spazio, aprendo nuove porte sia alle agenzie governative che ai partner commerciali. Il fondatore e primo investitore di VAST, Jed McCaleb, ha ribadito che la visione a lungo termine dell'azienda è quella di vedere miliardi di persone vivere e prosperare nello spazio, quindi un traguardo che richiede passi concreti e continui test su hardware reali. I piani operativi della compagnia sono infatti decisamente serrati. Il lancio del primo modulo dell'avamposto Haven 2 è fissato per il 2028, a cui seguirà l'aggiunta di un nuovo blocco ogni 6 mesi circa, fino al completamento previsto nel 2032. Ma l'azienda non aspetterà fino ad allora per mettere alla prova le proprie tecnologie. Già lo scorso novembre ha inviato in orbita Haven Demo, un veicolo di prova da 500 kg per testare sistemi chiave. Il prossimo grande passo sarà il lancio di Haven 1, una stazione spaziale a modulo singolo che fungerà da vero e proprio apripista, volando a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. A confermare la solidità del progetto c'è anche il recente accordo con la NASA, che ha selezionato VAST per gestire il sesto volo privato con astronauti verso la ISS, previsto non prima dell'estate del 2027, sempre utilizzando una capsula Dragon del lanciatore SpaceX. Il round di finanziamenti è stato guidato da Balerion Space Ventures e vede la partecipazione di colossi internazionali come la Qatar Investment Authority e la Nikon Corporation. Ad arricchire ulteriormente le competenze dell'azienda, l'ex capo tecnologo della NASA, Karania, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione. Con questa mossa strategica VAST consolida la sua posizione nella nuova agguerrita corsa allo spazio commerciale, sfidando apertamente concorrenti di peso come Axiom Space, il consorzio Starlab e il progetto Orbital Reef guidato da Blue Origin e Sierra Space. Proseguiamo con una scoperta affascinante che riguarda gli effetti dei viaggi spaziali sul corpo umano. Uno nuovo studio condotto su 26 astronauti ha rivelato che vivere prolungatamente in microgravità cambia letteralmente la posizione del cervello all'interno del cranio. Sulla Terra la gravità attira costantemente i fluidi corporei verso il basso. Nello spazio questa forza svanisce, causando uno spostamento dei fluidi verso la parte superiore del corpo.
Analizzando le risonanze magnetiche effettuate prima e dopo le missioni, di durata variabile da poche settimane a oltre un anno, i ricercatori hanno scoperto che in orbita il cervello tende a spostarsi verso l'alto e più all'indietro. Più lunga è la permanenza nello spazio, maggiore risulta lo spostamento. Negli astronauti rimasti per circa un anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, alcune aree cerebrali superiori si sono sollevate di oltre 2 mm. Sebbene possa sembrare una misura trascurabile, all'interno degli spazi ristretti della scatola cranica si tratta di un cambiamento significativo, osservato in particolar modo nelle aree legate al movimento e alla percezione sensoriale. C'è però una buona notizia: al rientro sulla Terra la maggior parte di queste deformazioni si riassorbe naturalmente entro 6 mesi. Inoltre, gli equipaggi esaminati non hanno manifestato sintomi diretti e negativi, come mal di testa cronici o nebbia mentale legati a questo spostamento. Comprendere questa dinamica sarà comunque fondamentale per le agenzie spaziali in vista delle lunghe missioni del programma Artemis e dei futuri viaggi verso Marte, permettendo di sviluppare contromisure adeguate per la salute degli astronauti. Torniamo in Europa per parlare di piccoli lanciatori. La startup tedesca Rocket Factory Augsburg, nota come RFA, ha annunciato che tenterà il suo primo volo orbitale nel corso di quest'estate. Il 6 marzo il primo e il secondo stadio del razzo RFA-1 sono infatti giunti allo spazioporto di Saxvord in Scozia. Il primo stadio è arrivato direttamente dalla fabbrica in Germania, mentre il secondo proviene da un sito di prova in Svezia, dove ha da poco concluso i test di accensione. All'appello, sulla base scozzese, mancano però i 9 motori Helix del primo stadio, ancora sottoposti ai collaudi finali in territorio svedese. Una volta completato l'assemblaggio, RFA condurrà ulteriori integrazioni e nuovi test di accensione dei motori direttamente sulla rampa di lancio. Si tratta di un passaggio estremamente delicato. Proprio durante una procedura simile, nell'agosto del 2024, un'insolita anomalia a un motore scatenò un incendio che distrusse l'intero primo stadio a poche settimane dal volo. I vertici dell'azienda hanno assicurato di aver revisionato e migliorato tutti i sistemi in questi 2 anni per garantire la massima affidabilità. RFA, forte di un recente finanziamento ESA da oltre 190 milioni di euro, è in prima linea nella vivace corsa europea all'orbita. La concorrenza si farà sempre più serrata. Isar Aerospace è pronta a un secondo tentativo di lancio del suo razzo Spectrum il prossimo 19 marzo, dopo il fallimento dello scorso anno in Norvegia. Nel frattempo la spagnola PLD Space, fresca di un round di finanziamenti da 180 milioni di euro, punta al debutto del suo Miura 5 dalla Guyana francese entro la fine dell'anno. Un settore in pieno fermento che ha visto anche delle vittime, come la britannica Orbex, uscita dai giochi lo scorso febbraio dopo aver dichiarato la bancarotta. L'operatore satellite francese Eutelsat ha completato con successo l'ultimo decisivo tassello di un imponente piano di rifinanziamento da ben 5 miliardi di euro. L'operazione si è conclusa il 6 marzo, con l'emissione di un'obbligazione da 1,5 miliardi, che ha sbloccato ulteriori linee di credito per sostenere gli investimenti strategici tra il 2026 e il 2029. Tra questi fondi figurano circa 900 milioni di euro in debito bancario per rifinanziare i prestiti esistenti e un accordo da 200 milioni con la Banca Europea per gli investimenti, volto a centralizzare e semplificare la struttura del debito a livello di gruppo. Questo massiccio pacchetto finanziario arriva a poche settimane dal mancato accordo per la vendita di alcune infrastrutture di terra passive, un intoppo che ha privato Eutelsat di circa 550 milioni di euro di incassi previsti, ma che, secondo l'azienda, non intaccherà minimamente la sua aggressiva strategia di crescita. I fondi avranno 2 direttrici principali. La prima è il fondamentale rinnovamento della costellazione in orbita bassa OneWeb, a cui saranno destinati circa 2,2 miliardi di euro. La maggior parte dei 650 satelliti attualmente nella rete è stata lanciata tra il 2020 e il 2023 e si avvicina alla fine del ciclo operativo di design, previsto tra il 27 e il 28. Grazie a 1 miliardo di finanziamenti garantiti dalla Francia, Airbus Defence and Space è stata incaricata di fornire 440 satelliti sostitutivi, le cui consegne inizieranno già alla fine di quest'anno. La seconda grande direttrice, con uno stanziamento di circa 2 miliardi di euro, è il supporto al programma europeo IRIS², la futura rete satellitare multiorbita dell'Unione Europea, per la connettività sovrana e sicura a cui Eutelsat partecipa insieme ad altri operatori di peso come SES e IPASPAT. Questa trasformazione è vitale per l'azienda, che dopo la storica fusione con OneWeb nel 2023 punta a consolidarsi come fornitore ibrido, capace di unire l'orbita geostazionaria con quella bassa. I dati finanziari del semestre chiuso a dicembre riflettono questo delicato passaggio. Il tradizionale e storico business televisivo geostazionario continua a contrarsi, segnando
un crollo dei ricavi del 12,3%, circa 267 milioni di euro, complici anche le continue sanzioni sui canali russi a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Persino la connettività geostazionaria tradizionale ha subito un lieve flessione del 4,5%. Tuttavia, il settore della connettività in orbita bassa viaggia a ritmi impressionanti. I ricavi di OneWeb sono balzati di quasi il 60% su base annua, sfiorando i 111 milioni di euro e arrivando a pesare per circa il 20% sul fatturato totale del gruppo, che è rimasto pressoché stabile a 592 milioni di euro. Con questa iniezione di capitali, Eutelsat si prepara ora a intensificare la sfida per accaparrarsi i contratti governativi aziendali, scontrandosi apertamente con concorrenti spietati come la costellazione Starlink di SpaceX e i progetti in arrivo di Amazon e Telesat. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando ricordatevi di cliccare su iscriviti al canale, lasciare un mi piace o un commento se vi è piaciuta la puntata o se vi va di fare delle domande. Buona giornata!